Buongiorno dal Giappone, inizia una nuova giornata, siamo finalmente nello Shikoku a Marugame ed oggi da qui prendiamo il treno, andiamo a Oboke dove ci aspettano due taxi che ci porteranno in giro durante questa giornata alla scoperta di uno dei luoghi più remoti dello Shikoku, la Valle Iya. Eccoci in taxi direzione Oboke. Il taxi ci ha portato alla prima tappa di oggi, che è qui dove prenderemo la barca che ci farà fare un pezzo del torrente. E guardate in che posto meraviglioso siamo. Questo è l'inizio della nostra esplorazione della Valle Iya. Non c'è il sole, ma le nuvole danno un'atmosfera ancora più rarefatta al luogo in cui ci troviamo. Quelle sono le barche che prenderemo. Ed eccoci al ponte Kazurabashi, che è qui alle mie spalle, fatto in vite selvatica, costruito anticamente dal club Taira, che serviva e che in caso di fuga veniva tagliato e ancora oggi ogni 3 anni viene rifatto con lo stesso modo. Mangiamo un bel pesce. Siamo tra le montagne verso il villaggio di Nogoro e il nostro autista ci ha detto che abita qui e che dopo di lui non ci sarà più nulla, almeno così diceva il traduttore.
Ed eccoci al villaggio di Nagoro, dove le persone sono state sostituite da pupazzi. Visto che la maggior parte degli abitanti non ci sono più, una signora che abitava in questo villaggio ha cominciato a mettere questi pupazzi per ricordare i vecchi abitanti. Una cosa sia poetica ma anche estremamente malinconica. In questo villaggio sono rimaste 25 persone. E 300 marionetti. 300 pupazzi, a ricordare che un tempo c'era gente che ci viveva. Allora, ogni marionetta è registrata in un apposito registro e ha nome, sesso, età, personalità e storia personale. Beh, è veramente incredibile sta cosa. Sono stupendi, infatti. Uno dei luoghi simbolo di Nagoro è la scuola che adesso andiamo a vedere, l'unica scuola giapponese popolata da spaventapasseri al posto dei ragazzi e dei bambini. Questi erano gli spogliatoi probabilmente, e qui c'è il campo. Bisogna ammettere che l'atmosfera è veramente particolare, tra l'inquietante e il malinconico. Sapete benissimo che questi luoghi abbandonati mi piacciono, ma la presenza dei spaventapasseri, dei pupazzi, rende la cosa un po' più inquietante. Però fantastica. Questa è una delle cose che volevo assolutamente vedere e aggiungere a questo tour, perché non l'avevo mai vista. Grazie del gruppo, qui per me è una cosa veramente importante, perché è comunque la rappresentazione di un Giappone che io ho scoperto attraverso i miei viaggi in solitaria. Sarà anche diventato famoso grazie a Instagram e i vari social, ma tutto sommato non c'è turismo, almeno oggi, per cui
È vero che arrivare qui è veramente complicato se non si ha un'auto, per cui il consiglio che vi posso dare è quello di noleggiare un'auto o usufruire del servizio di taxi che offre un'azienda qui locale, che eventualmente vi lascio il link qui sotto nella descrizione in modo che possiate contattarli. Sono loro che ci hanno organizzato tutto il tour di oggi. Siamo nel villaggio Ochai, dove ci sono ancora case con lo stile tradizionale. Statua dedicata ai ragazzini di un tempo, che non ci sono più, si sfidavano a chi la faceva più in là da questa roccia verso il basso. C'erano gli uccelli. Qui a Marugame siamo venuti a mangiare in uno dei ristoranti di Udon più famosi e teoricamente anche più buoni. Adesso andiamo intanto a mangiare un po' di Oden e poi arriverà l'Udon.